Ciao, vediamo come allineare degli elementi con la griglia prospettica all'interno dell'interfaccia di Adobe Illustrator in modo da ottenere degli elementi che si distribuiscano nella profondità, quindi sull'asse Z, diciamo così, senza dover intervenire con i singoli strumenti del piano inclinazione, per esempio, che vediamo qui nella palette livelli, perché uno strumento come quello dell'inclinazione riesce ad agire in modo efficace solo sul singolo punto e non sull'intera figura. A titolo di esempio ho creato due quadrati, uno più scuro e uno più chiaro, in modo da dare poi il senso di chiaroscuro nel risultato finale, e poi due righe di testo. Questo perché anche i testi devono essere considerati degli elementi, ma avremmo potuto tranquillamente utilizzare anche delle illustrazioni semplici o complesse. Bene, andiamo a dare un senso pratico a questa idea della griglia prospettica. Considerando che nella prima tavola ci sono gli elementi, noi da qui attingeremo per poi allinearli attraverso l'utilizzo della griglia. Andiamo quindi qui sulla palette strumenti e utilizziamo lo strumento griglia prospettica. Facendo doppio clic, innanzitutto dobbiamo stabilire dove mostrare il widget. Il widget non è altro che questo strumentino qui, che noi vediamo di default in alto a sinistra perché l'ho posizionato io in alto a sinistra, ma l'avrei potuto posizionare in alto a destra dello schermo, ovviamente in basso a sinistra o in basso a destra. Questo strumentino, altrimenti detto widget, è fondamentale perché mi permette di selezionare il piano di lavorazione della griglia sul quale andare poi ad inserire e allineare l'elemento che desidero, l'elemento a cui sto lavorando. Possiamo tranquillamente lasciare di default questi due punti. Il primo dice che il punto di ancoraggio della griglia prospettica deve essere visibile, e sì, ci conviene perché questo ci permette di essere ancora più precisi nella definizione, nella distribuzione dei piani bidimensionali della griglia, e inoltre l'intersezione delle righe della griglia. Questo ci permette appunto di far intersecare tra loro i due piani di lavorazione, due o tre piani di lavorazione, perché c'è anche un terzo che, come vediamo dal widget, corrisponde a questo in basso. Diamo l'ok. Ecco la nostra griglia prospettica. Ora noi, attraverso i punti focali e i punti direzionali, possiamo naturalmente andarla a modificare, allungandola, restringendola, ampliando i singoli piani, facendone uno più largo, uno più stretto, oppure addirittura spostandola attraverso questa maniglia qui. Andiamo però più nello specifico facendo un esempio pratico. Come vedete, io posso alzarla da qui, oppure posso modificare il piano inferiore da qui. Posso poi determinare l'ampiezza angolare del piano di sinistra o del piano di destra, spostandolo liberamente e manualmente. Posso poi allungare l'altezza, quindi aumentare l'altezza di entrambi i piani, o meglio di tutti e tre i piani, questo inferiore, questo di sinistra e questo di destra, semplicemente da questo cursore. Diciamo che per adesso io voglio allineare, mi sta bene la griglia così com'è, con queste dimensioni, con questa lunghezza, con questa ampiezza. Il piano focale è quello che mi interessa, lo abbiamo stabilito allungando i piani e determinando la lunghezza dell'intera griglia. A questo punto il mio obiettivo è quello di allineare gli elementi che abbiamo visto prima, sia sulla parete di destra che sulla parete di sinistra, questo per dare un senso di profondità e di orientamento perfettamente geometrico agli elementi, che possono essere appunto figure semplici, illustrazioni semplici o complesse, testi, quindi righe di testo. Per quanto riguarda i testi c'è una puntualizzazione che poi vedremo a breve, cioè nel momento in cui andiamo a allineare un testo e andiamo poi a togliere la griglia, una volta inseriti i testi all'interno della griglia, all'interno di ciascun piano laterale o inferiore, automaticamente quel testo viene espanso, cioè viene tracciato.
Questo ci permette appunto di lavorarlo meglio per quanto riguarda il senso di direzione, quindi la distribuzione, diciamo così, dell'orientamento del testo all'interno dell'area di lavoro. Ma andiamo a fare un esempio pratico. Cominciamo. Fondamentale, ricordiamo, il widget che mi permette di decidere su quale piano dei tre io andrò ad allineare l'oggetto che desidero. Ora, è di default selezionato la griglia di destra, ma io posso selezionare la griglia di sinistra che si illumina di blu e corrisponde a blu, che vedete sulla griglia, oppure la verde che sarebbe il piano inferiore che corrisponde appunto all'area verde, cioè la griglia orizzontale. Selezioniamo il piano di destra. Andiamo a prelevare e allineare con un unico pulsante questa figura rossa un po' più scura. Torniamo sulla palette strumenti, facciamo un clic, apriamo il menu a tendina e al di sotto dello strumento griglia prospettica selezioniamo strumento selezione prospettica. Naturalmente possiamo anche aiutarci con le combinazioni veloci da tastiera. Dopodiché, come vedete, è cambiato anche l'icona accanto al cursore del mouse. Andiamo col clic del mouse, lo trasciniamo all'interno del nostro piano della griglia scelta e voilà! Automaticamente assumerà la direzione in profondità del piano creato. Questo ci permette un allineamento perfetto dal punto di vista geometrico. Noi non dobbiamo eseguire un allineamento manuale per poter essere precisi al 100%, perché sarebbe la strada più lunga, più complessa e sicuramente non ci garantirebbe un risultato ineccepibile dal punto di vista della resa finale. Invece, grazie alla selezione prospettica, noi andiamo a inquadrare perfettamente il piano e inserire l'elemento all'interno di quel piano facendolo corrispondere perfettamente. Questo è un esempio. Andiamo adesso a selezionare la griglia di sinistra, andiamo a prelevare, io continuo a mantenere selezionato lo strumento selezione prospettica, preleviamo quest'altro riquadro più chiaro e come vedete già assume la direzione del piano e lo vado a mettere qui. Poi dalle maniglie agli angoli lo vado ad allungare in modo da farlo coincidere perfettamente. Come vedete, i due riquadri che avevo adesso sono perfettamente allineati con una griglia prospettica, quindi con un senso di, se vogliamo, tridimensione, e questo è esattamente il risultato che volevo. Se adesso noi volessimo vedere com'è questo risultato senza griglia, quindi vedere il risultato soltanto delle figure allineate all'interno della griglia, andiamo su Visualizza, griglia prospettica, nascondi griglia ed ecco qua il nostro risultato. Grazie alla griglia prospettica abbiamo potuto vedere come i riquadri creati prima possano essere perfettamente allineati in un campo d'azione tridimensionale grazie all'utilizzo della griglia prospettica. Abbiamo per ora utilizzato soltanto il piano della griglia sinistra e il piano della griglia destra, ma avremmo potuto tranquillamente usare e o modificare anche il piano orizzontale, che era quello inferiore. Andiamo a spostare questa figura e andiamo invece a fare lo stesso identico esercizio per quanto riguarda invece i testi. Quindi che cosa facciamo? Riapriamo la griglia, naturalmente la possiamo andare a modificare ulteriormente. Come vedete io posso spostare i piani a mio piacimento. Questa è la nostra griglia. Selezioniamo il piano sul quale andare a allineare la prima parola, graphic, e il piano sinistro, questo blu. Poi andiamo a selezionare lo strumento di selezione prospettica. Andiamo a prelevare la parola e a posizionarla qui, sul piano di destra, ed ecco qua, perfettamente allineata e tracciata, come potete vedere dai puntini attorno a ciascuna lettera. Adesso, spostandoci nell'angolo inferiore della parola, come vedete possiamo andare addirittura a rimodellare la parola in modo da dare ancora più spessore alla profondità. Selezioniamo il campo di griglia di destra, con lo strumento selezione prospettica andiamo a prelevare la seconda parola e automaticamente assumerà la direzione del piano della griglia di destra. Anche qui, punto di ancoraggio nell'angolo destro, andiamo a spostare la parola
in modo da creare questo effetto tridimensionale efficace. Immaginate quindi ai molteplici utilizzi che possiamo fare con l'allineamento dei testi in un sistema tridimensionale grazie alla griglia prospettica per tutti i nostri scopi. Andiamo a disattivare la visualizzazione della griglia prospettica ed ecco il nostro risultato. Possiamo poi andare a modificare i singoli angoli delle singole lettere se vogliamo, o andare a spostarci con i vari cursori e fare in modo che le lettere abbiano, per esempio nella parte qui, un'unica struttura. Ma sono scelte naturalmente soggettive, dettate più che altro dall'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere. Se hai domande, dubbi, incertezze o vuoi semplicemente esprimere la tua opinione, puoi farlo nei commenti. Ti ringrazio, ciao e al prossimo video!